Signore e signori, ho una notizia bomba per tutti voi che riguarda la Stardom. Probabilmente alcuni avranno già capito di cosa sto parlando, mentre altri si stanno chiedendo a cosa io mi stia riferendo, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, minasan, ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Prima di procedere, permettetemi ancora una volta di invitarvi a lasciare un like e ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, qua sotto in descrizione trovate come sempre i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile nonché alla Stardom. Sul sito web in questione potete trovare una sezione dedicata a me e ai miei video, ma non solo, sì, perché ci sarà anche spazio per news, curiosità, risultati e quant'altro riguardante molte altre federazioni. Guardare per credere. Tornando giustamente a parlare della notizia menzionata poc'anzi, scommetto che non state più nella pelle, dunque non mi resta che sganciarvi la bomba, che in questo caso è il nome di Saori Anou. Sì, perché l'attuale Wonder of Stardom Champion, nonché membro di Cosmic Angels, è una delle freelancer più ambite del panorama mondiale, ma lo sarà ancora per poco tempo. No, non è uno scherzo. Secondo quanto annunciato da Weekly Pro Wrestling ad inizio settimana e confermato dalla lottatrice stessa qualche ora più tardi, Saori Anou avrebbe firmato un contratto esclusivo con la Stardom, che la legherà alla federazione numero 1 di Joshi Puroresu da aprile. Dunque, tra pochi giorni, Saori Anou finirà di essere una freelancer e si accaserà definitivamente in Stardom. Questo è senza ombra di dubbio un bel colpo messo a segno da Bushiroad, che riesce a mettere sotto contratto una delle migliori wrestler femminili al mondo. Chi segue il mondo del Joshi Puroresu sarà sicuramente incappato in un match di Saori Anou almeno una volta nella vita, sì, perché l'attuale detentrice della White Belt ha girato mezzo mondo, combattendo praticamente ovunque, dall'America al Giappone, prendendo parte a diversi match di varie promotion, tra cui la Stardom, con cui ella ha già avuto a che fare tra il 2015 e il 2017. In questi 2 anni Saori Anou fece delle apparizioni sporadiche, dove partecipò però anche alla Goddess of Stardom Tag League e ad altri match di minor conto, per poi tornare ad essere una freelancer a tempo pieno. Questo le permise di continuare a lottare per varie federazioni, come ad esempio l'Ice Ribbon, conquistando diversi allori, fino a che non fece il suo ritorno in Stardom esattamente un anno fa. Da quel momento in poi la sua permanenza in Stardom si fece sempre più vivace e questo la portò a vincere gli Artists of Stardom Titles insieme a Natsupoi e Kairi. Poco dopo ella entrò a far parte di Cosmic Angels e questo permise a Saori Anou di far coppia in pianta stabile con Natsupoi per agguantare i Goddess of Stardom Titles. Saori Anou però non volle accontentarsi e mise dunque nel suo mirino anche il Wonder of Stardom Championship. Questo portò la lottatrice di Cosmic Angels a lottare contro Mirai a Dream Kingdom, pay-per-view che andò in onda lo scorso dicembre, che vide Saori Anou vincere la White Belt battendo Mirai. Ora, dopo mesi passati sotto la bandiera di Bushiroad, conquistando parecchi premi ed entrando a far parte di una delle stable più iconiche della compagnia, creando legami unici con le lottatrici al suo interno, Saori Anou ha finalmente deciso di approdare ufficialmente in Stardom. Questo mi rende particolarmente felice, perché non vi nascondo che reputo Saori una bellissima wrestler sotto ogni punto di vista. Il suo carisma ed il suo lottato possono far solo bene alla Stardom e a Cosmic Angels, che ora possono contare a tutti gli effetti sul talento cristallino di Saori Anou, un'atleta immensa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro pensiero sulla faccenda e se siete contenti oppure no dell'arrivo in pianta stabile di Saori Anou in Stardom. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Sayonara!